progetto Life Colli Iberici prevedeva anche un'azione specifica sull'habitat 9180, quello degli aceri tiglieti. Gli aceri tiglieti su Iberici si trovano in ambienti, morfologie, situazioni microclimatiche tipiche e ben definite, che sono ambienti di forra, normalmente orientati a nord o valli molto incassate, a nord o a est e comunque in esposizioni molto fresche, con inversione termica e con ombreggiamento. Questi habitat sono piuttosto rari e oltretutto sono o puntiformi o lineari, vista la conformazione che hanno e la situazione dove crescono. Quindi questa azione si rivolgeva in particolare al rafforzamento, alla conservazione, diciamo, comunque alla protezione di questo tipo di habitat anche per la sua limitata estensione. Sono stati scelti dei siti, 10 siti di intervento nei quali si è ragionato su due fronti concomitanti: l'intervento selvicolturale sull'habitat vero e proprio, talvolta molto piccolo, e anche degli interventi di buffer, quindi in un contorno che potesse consentire di creare comunque condizioni favorevoli all'intorno. Questi siti, per una situazione fondiaria tipica dei Colli Iberici, sono tutti di proprietà privata. Questo ha comportato anche determinate problematiche e criticità. In questo particolare luogo, la Val dei Mulini, assistiamo a un esempio molto interessante di questa tipologia vegetazionale. Per capirci, accanto a specie che possiamo attenderci come tipiche di questi luoghi, come il carpino bianco, in un certo misura la farnia o l'acero di monte, abbiamo anche delle sorprese come l'olmo montano e il frassino maggiore, per esempio, che sono tipiche di zone montane normalmente, o comunque non così basse. Qui siamo a meno di 50 metri sul livello del mare, quindi è molto particolare il sito. Gli interventi specifici dell'azione si sono dipanati su 3 tipologie, non tutte ricorrenti in tutti i siti. Una è classicamente selvicolturale, sono habitat questi prevalentemente di alto fusto, quindi andava o confermata o valorizzata la componente di alto fusto, anche attraverso delle conversioni. L'altra tipologia è piccoli impianti, piccole piantagioni per reintrodurre specie tipiche dell'habitat, e in questo caso abbiamo usato piantine prodotte da Veneto Agricoltura e riferite a un'altra delle azioni del LIFE che era dedicata a questo, quindi specie arboree e anche arbustive. E da ultimo, laddove era necessario, si è tentata l'operazione di cercinatura delle robinie per limitare o ridurre la loro presenza. In verità gli interventi di cercinatura della robinia non hanno dato sempre un buon risultato a seconda dei luoghi. C'è da dire che non c'era alle spalle una sperimentazione scientifica sufficiente, anche se questa pratica l'avevamo usata da diversi anni con buon risultato. Evidentemente c'erano delle condizioni diverse. Ecco, questa è una limitazione che adesso verrebbe affrontata in un altro modo. Adesso si sceglie piuttosto di fare invecchiare le robinie presenti negli habitat pregiati, aspettando la loro senescenza e quindi un deperimento spontaneo. L'associazione Amici di Valle dei Mulini si occupa da molti anni del mantenimento dell'ambiente naturale di questa valle. L'associazione ha 2 scopi principali. Il primo appunto di conservazione di tipo naturalistico e miglioramento delle condizioni degli habitat particolari di questa valle.
I soci volontari lavorano incessantemente, quindi anno dopo anno, per favorire il mantenimento di alcuni ambienti, quindi sia l'ambiente acquatico che l'ambiente forestale, e migliorare le condizioni di biodiversità locali. E proprio per questo motivo l'associazione ha, in occasione del Life Colli Iberici Natura 2000, ha colto l'occasione e ha concordato con la Regione Veneto per gli interventi appunto forestali di cui stiamo parlando. Accanto a questi interventi forestali sono stati fatti anche altri interventi dal punto di vista naturalistico, di contorno, e l'associazione quindi è riuscita a mantenere questo tipo di ambiente forestale proprio perché ha a cuore il miglioramento delle condizioni degli habitat e un ampliamento, se possibile, delle condizioni naturali. La seconda missione comunque è la divulgazione, e quindi l'associazione opera con delle attività didattiche rivolte alle scuole, a gruppi interessati dal punto di vista naturalistico, ad una fruizione rispettosa dell'area. Quindi grazie all'accordo con la Regione Veneto abbiamo potuto migliorare e continuare le nostre opere di conservazione naturalistica e siamo riusciti a conservare appunto questo ambiente così raro e importante.